Ciao amici del bosco, oggi raccogliamo erbe, fiori e frutti spontanei, ma lo facciamo con un braccio solo. Se vi state preoccupando, non è niente di grave, è una frattura ma piccolina, con 25 giorni di immobilizzazione torna tutto a posto. Dovrò trascurare alcune attività del bosco, mi farò aiutare da Filippo e dal babbo. È arrivato il caldo e il paesaggio, come vedete, sta cambiando. Molte erbe hanno già concluso il loro ciclo, le vediamo gialle a terra, alcune sono in piena fioritura. Sicuramente troviamo meno insalate fresche in questo periodo, ma ci sono sicuramente delle cose ancora interessanti da raccogliere in natura. Iniziamo da una pianta molto comune, la cicoria. In questo periodo va a fiore, crea queste infiorescenze così alte, tra un po' lignificheranno. Cosa ci interessa in questo periodo? Le foglie sono diventate molto più amare, sarebbero ancora commestibili, ma insomma sono più fibrose e meno gradevoli. Possiamo tuttavia assaggiare i suoi petali. La cicoria fa delle bellissime fioriture, le fa la mattina, ad un certo punto con il caldo i fiori si richiudono e quindi la mattina vediamo dei prati azzurri, dopo un po' non li vediamo più, semplicemente i fiori vanno a chiudersi. Noi dobbiamo raccogliere la mattina i suoi petali e avranno un sapore che ricorda proprio quello delle foglie, quindi un po' amarognolo ma gradevole in insalata. Allora, sono delicatissimi, naturalmente saranno solo un arricchimento dell'insalata, non ci potete fare un'insalata intera con questi fiorellini, e hanno un sapore comunque dolcino come hanno i petali, con una punta di amaro appunto che ci riporta al sapore di questa pianta. I fiori della cicoria sono molto caratteristici, in genere sono di un bel celeste, quindi quando abbiamo un prato di cicoria vediamo una distesa celeste, però ci sono alcuni fiorellini come in questo caso che si presentano con colorazioni un po' più pallide, tendenti al bianco o al rosa. Interessante il colore del fiore della cicoria, se piove si sbiadisce perché le colorazioni vengono portate via dall'acqua. Questa infiorescenza bellissima, rosa, a forma di globo, è il porraccio, l'Allium ampeloprasum. Anche di questa pianta abbiamo gustato le parti verdi più prima durante la stagione. Adesso che siamo alla fioritura però possiamo sempre inserire i suoi fiorellini nelle nostre insalate. Hanno l'aroma e il sapore dell'aglio e mettendoli nella nostra insalata andiamo a dare proprio una nota piccante e profumata. Attenzione, non è che il porraccio abbia queste foglie qua, questa è la vite che si sta arrampicando proprio nello stelo del fiore del porraccio. Per riconoscere la pianta ci sono sempre le indicazioni del libro Erbe Spontanee e i bellissimi disegni di Jadon Gredda. Ve lo ricordo il nostro libro Erbe Spontanee che abbiamo realizzato insieme a Watech Italiana Tobert. Trovate un sacco di indicazioni per utilizzare le piante spontanee e cercarle, riconoscerle bene anche in questo periodo dell'anno. Se l'avete già preso, fateci sapere se vi è stato utile, se vi funziona e se potete lasciateci anche una recensione. Ecco altri petali interessanti da mangiare, li possiamo mettere in insalata ma ce li possiamo mangiare anche così, assaggiare mentre passeggiamo. Sono quelli dei fiori di papavero, si possono mangiare così crudi o ci si possono fare anche dei trasformati, comunque sono molto interessanti perché hanno anche delle proprietà calmanti, un po' come tutti i papaveri hanno proprietà calmanti ma non ci fanno male, basta non esagerare, e quindi ecco mi mangio un bel petalo di papavero. I papaveri una volta erano una presenza molto diffusa, si vedevano campi interi colorati appunto di rosso, adesso sono una rarità perché abbiamo cambiato modo di fare agricoltura e li abbiamo fatti scomparire. Se li trovate nell'orto per caso, vi conviene farli andare a seme e farli propagare, perché poi a primavera, a fine inverno primavera, abbiamo delle rosette molto buone da mangiare e da mettere in insalata. Quindi valorizziamo queste fioriture, facciamole arrivare alla produzione dei semi per propagare le piante che ci piacciono. Tra l'altro le foglie del papavero si presentano sotto tante forme diverse, quindi è una delle piante che prima della fioritura è più difficile da conoscere. Quindi trovate le indicazioni per non sbagliarvi
trovati nel nostro libro con appunto i segni distintivi, e comunque se vi ricordate dove avete visto i fiori è probabile che poi le rosette che vedrete là sotto saranno proprio di papavero. Se ti piacciono le erbe spontanee metti subito un like, non ti dimenticare. Vieni a vedere cosa ho trovato. Questo è l'iperico, l'Ipericum perforatum. Non è una pianta da mangiare, una pianta limurgica, ma è una pianta medicinale molto importante, e raccogliendo le sue sommità con i fiorellini in realtà ci possiamo preparare anche con una ricetta molto semplice l'oleolito, il famoso oleolito di Iperico, che ci aiuta in tante situazioni. Al bosco di Ogygia cresce anche l'iperico, questo mi rende molto felice. Comunque è una pianta abbastanza diffusa che troviamo facilmente negli incolti, ama il sole, quindi la troviamo anche insomma in zone un po' brulle, la troviamo dalla pianura all'alta montagna, quindi non è difficile da trovare, bisogna riconoscerlo. È una pianta con dei fusti abbastanza lunghi, 50-70 cm, alla base dovrebbe essere legnoso, però la cosa caratteristica che ci aiuta a distinguerlo è il fatto che le sue foglioline presentano delle ghiandole, adesso prendiamo una lente e cerchiamo di vederle, che sono traslucide messe diciamo contro sole. Prendiamo un ramettino, ha queste foglioline a forma lanceolata abbastanza caratteristiche. Adesso dobbiamo riuscire a guardare una foglia contro sole e notare le sue ghiandoline. Un altro nome con cui è conosciuto l'iperico è erba di San Giovanni. Questo nome è importante perché ci ricorda il periodo in cui possiamo raccogliere appunto i fiorellini per fare il nostro oleolito. Tradizionalmente infatti questa raccolta avviene nella notte tra il 23 e il 24 di giugno, quindi la notte di San Giovanni. Comunque in generale questo ci dice che la fine di giugno è il periodo balsamico migliore di questa pianta, cioè il periodo in cui esprime al meglio le sue caratteristiche. Poi in base anche alla vostra posizione geografica il momento migliore della fioritura potrà variare. È un fiore che piace anche agli insetti, quindi quando lo andiamo a raccogliere prendiamo soltanto quello che ci serve. Per fare il nostro oleolito possiamo portare nel campo direttamente un barattolino di vetro, raccogliamo i fiorellini, li mettiamo nel barattolo, riempiamo non so, circa 3/4, secondo di quanto ne volete fare, questo è già tanto, potete fare anche un barattolo più piccolo, e poi si copre tutto con l'olio extravergine di oliva e si tiene al sole per circa un mesetto. L'oleolito di Iperico è molto conosciuto perché ha tante proprietà, è un piccolo presidio sanitario da tenere sempre a disposizione, aiuta la cicatrizzazione e soprattutto le scottature, sia che facciate le scottature toccando un materiale rovente, sia che avete preso troppo sole, l'iperico vi aiuterà a risolvere il problema. E questo è il periodo anche dei frutti spontanei. Proprio sopra l'iperico ho le mie piante di visciolo. Il visciolo è un parente del ciliegio, ma fa parte del gruppo delle ciliegie acide. Le visciole sono più piccole delle ciliegie e quindi sono un po' meno piacevoli da farci le scorpacciate, anche se io le trovo buonissime, quindi queste sono piante molto selvatiche che potete trovare facilmente anche in natura, andatele a cercare. Comunque ci si possono fare tanti trasformati. Sono buone quando sono rosse intenso, vi faccio vedere. Non quando le vedete già belle rosse così, ma devono essere di un bel rosso scuro. Quando le mangiate sentite un saporino acidulo, quindi non a tutti potrà sembrare un sapore piacevole, per me invece è buonissimo. Comunque si possono utilizzare trasformate aggiungendo lo zucchero. Ci si fanno le confetture, le gelatine, si possono fare candite, ci si possono fare anche soprattutto i liquori, loro insieme ad altre simili come le amarene e le marasche. Probabilmente me lo chiederete, quindi vi dico come mi sono fatta male. Sono inciampata proprio qui al bosco di Ogygia, sono andata avanti con tutte e due le mani e uno dei miei gomiti non l'ha presa bene. E questo è un buon momento per la raccolta anche delle erbe aromatiche. Nepetella molto profumata, forse la conoscete come mentuccia romana. Si possono fare dei mazzetti, magari si legano, si mettono a testa all'ingiù, la facciamo essiccare e ce l'abbiamo poi a disposizione durante tutto l'anno. Anche questa è una pianta piena di proprietà. Comunque si sposa bene con alcune ricette, per esempio i carciofi alla romana hanno la nepetella, anche per cucinare i funghi.
ma in generale insomma è una pianta aromatica molto interessante e si può utilizzare anche per fare delle tisane. Anche quando fa caldo le erbe spontanee sono là ad aiutarci in qualche modo, quindi è sempre il momento buono per cominciare a studiarle e imparare a riconoscerle. Spero di avervi dato qualche informazione interessante, qualche spunto per andare ad approfondire questo argomento. Ci rivediamo presto, ci vuole un po' di pazienza, ma presto avrò di nuovo 2 braccia da utilizzare per prendermi cura del bosco di Ogygia. Alla prossima, ciao!